Bentornati sul canale dei Tickets. Ciao ragazzi, bentornati a Creta. Bentornati o benvenuti a Creta. Già, per chi non avesse visto i video, c'è lo sbarco che non è in Normandia ma è qui al porto di Kissamos, che è una cittadina di Creta. Noi siamo arrivati con il nostro Charlie e abbiamo intenzione con il nostro van camperizzato di fare tutto il giro dell'isola. Esatto. Quando siamo sbarcati abbiamo parcheggiato e dormito la prima notte in questa spiaggia dietro le nostre spalle e ora stiamo cercando di raggiungere il porto a piedi perché è veramente vicino. Sì. Facciamo una passeggiata e Per ci smaltire godiamo il pranzo anche. per smaltire anche il pranzo, perché questo video inizia così ma noi abbiamo già mangiato, e andiamo a vedere il mare e la natura che è qui intorno. Abbiamo visto anche un camper rosso, un camion che sicuramente è tedesco, non so se lo raggiungeremo. Sì, abbiamo visto già diversi veicoli ricreazionali. L'isola richiama sicuramente, sicuro. Per la natura, per il mare, poi si mangia bene, dicono, poi qualcosa proveremo. Qui stiamo costeggiando appunto la spiaggia di Kissamos, di tutta la baia di Kissamos, e tra pochi minuti raggiungeremo la zona di imbarco. Ma vi mostriamo subito l'acqua perché è veramente trasparente. Come vedete il porto è veramente vicino, siamo già arrivati. Quanto ci abbiamo messo? 3 minuti. Guarda qua che chiesetta. E guardate la chiesetta su che piscina naturale si affaccia. Abbiamo tutti questi scogli che formano varie piscine. Ci sono per tutte le età. Abbiamo la piscina per gli adulti, per i ragazzi e per i bambini. Io vado in quella per i bambini. E qui è dove siamo scesi con Charlie dal ferry boat che ci ha portato su Creta. Vediamo tutte le altre imbarcazioni ormeggiate. Qui c'è anche la biglietteria, più che altro per le visite guidate dei vari isolotti che ci sono nei dintorni. Grandine no! Ma che è oggi? Oh! Che roba, ci siamo spostati sotto all'albero perché
arrivata sta grandinata improvvisa. Io una roba così veramente, cioè tutto un macello, Ah, tutto mamma mia. eravamo tutti piazzati, appena finito di lavapiatti è successo il finimondo. Sì, c'è il computer, stiamo a fare lavori, stiamo a fare... In un attimo spostati, corri, spostati, vai sotto l'albero, perché comunque cioè, non sono palline da tennis, ma sono chicchi abbastanza grossi, cioè viene con molta consistenza e non è bello. Non si sa mai. Né per i pannelli né per gli oblò. Comunque sembra finita. Aspettiamo un attimo, poi si torna lì. Queste sono le ebbrezze della giornata, no? Quando uno è lì che passa la giornata in tranquillità. Oggi è così, da quando ci siamo svegliati stamani c'era il cielo nuvoloso, poi è uscita un po' una schiarita di sole, abbiamo fatto il pranzo dentro, è riuscito il sole, si è nuvolato e ora questa grandinata. Ma improvvisa, non ci ha dato tempo di organizzarci, proprio... Guarda che roba. Mamma mia, cioè, ora è roba. Guarda là, qualcuno ha un bel chicco abbastanza grosso. Il nostro parchino giochi qui davanti alla spiaggia è invaso di grandine e poi un'immagine surreale, tutta la spiaggia dorata con la distesa bianca sopra, veramente da foto. Scenderei se non fosse che la temperatura è schiantata, secondo me sono 10 tipo... gradi meno. Ecco, perché ho freddo, veramente. Mettici il ghiaccio e la temperatura scende. Ma guarda che chicchi. No ragazzi, questi sono bombe sparate contro gli oblò o i pannelli. Oh, ghiaccia. Ma poi sei maglietta, vestiti, sciagurato. Ma... Tickets here! Ma veramente no, siamo qui dentro Charlie! Non siamo lì! Buongiorno! Ciao! Il sole è con noi! Nuova giornata! Dove andiamo? Andiamo a fare un giro a Kissamos. È la città, la cittadina meglio, più vicina al porto, al nostro porto di arrivo con la nave. Pochi chilometri, ma nemmeno 3 chilometri. E entriamo a dare un'occhiata. È il primo centro abitato cretese che incontriamo, diciamo così. Aiutati da Park4Night gli abbiamo dato un punto parcheggio, ci sta mandando in mezzo agli orti, sembra, almeno dalla destinazione. Invece no, perché c'è già un camper che ha preso posto. Camper francese e il mare ovviamente qui vicino. No. Che vuole? Copro la finestra. Niente, lì non andava bene, era un po' lontano, defilato dal centro, non avevamo capito la distanza. Qui noi vogliamo camminare, però lì era un po' troppo fuori e ora siamo proprio nel corso centrale. La signora, questo che fa? Eccoci arrivati, abbiamo parcheggiato il nostro Charlie. Finalmente. Finalmente. Stamattina abbiamo dato anche un'occhiata ai pannelli solari dopo la grandinata di ieri. Fortunatamente non ci sono danni di alcun tipo, però i pannelli erano veramente in condizioni pietose tra sabbia, terra, fango e rami degli alberi. Anche i rami. E quindi abbiamo... Perché poi non sappiamo, visto che è stato tutto congestionato veloce, non sappiamo se avete percepito, quando è iniziato a grandinare forte, noi eravamo posizionati, stavamo lavorando al computer, corri, i primi alberi che erano sull'altro lato della strada non avevano nemmeno una gran chioma, però diciamo che ci abbiamo parcheggiato velocemente sotto
per ripararci e per cercare di evitare il peggio, perché in quel momento non sai mai quanta te ne viene, si aumenta di intensità, di grandezza e di conseguenza poi con la gran forza della grandine praticamente sono venuti giù tutti i pezzetti di rami, foglie e quant'altro e hanno coperto Charlie. Però meglio quelli che i danni della grandine. Infatti. E quindi dicevo, abbiamo dato una bella pulita ai pannelli. Esatto. E stiamo caricando 350 watt, tipo una cosa così, batterie sempre cariche. Esatto. Ora la nostra tenente Giuliaccio ci fa le previsioni del meteo su quella mappa di sfondo. Scherzavo. Vi facciamo vedere dove siamo. Esatto, così avete chiara l'idea. Ovviamente questa è la parte nord-occidentale dell'isola di Creta. Ci sono queste due penisole e Kissamos è proprio qui. Il punto rosso l'hanno messo sul mare, ma il paese di Kissamos è qui. Noi siamo stati qui vicino a 3 km perché il porto è un pochino dislocato più qua. Diciamo qui a Trakilos, o Trakilos, non so, scusate la pronuncia. E adesso siamo proprio qui all'interno della cittadina di Kissamos. Su tutta la parte della costa nord ci sono le città maggiori, diciamo. La prima dopo Kissamos che si incontra è Chania, che è la seconda città più grande. Poi a seguire sempre sulla costa nord c'è Heraklion, che è il capoluogo di Creta, di tutta l'isola. E comunque a giudicare dalla mappa sembra che ci sia il sole, perché non vedo nuvole, non vedo nulla. Esatto. E anche nel cielo, guardate qua. E se lo dice Giuliacci, fidatevi. Abbiamo visitato anche la chiesetta del paese, il paese è veramente molto piccolo. Sì. Andiamo al forno e prendiamo il pane. Poi che le goccettine lì. Sì. Ripercorriamo il corso centrale. Pensate, siamo riusciti a passare da qui con Charlie, strettissimo. Qui c'è anche il frutta e verdura, un piccolo mini market. Potremmo prendere 2 pomodori. Sì, ci sono i sacchetti. Prendiamo 2 pomodori. Salata. Un po' di frutta. Quanti ne prendo? Questo è troppo. Quelle piccoline, 3 o 4. Sacchettata di frutta e verdura 3 euro. E il pane più una delizia al formaggio. Che il bimbo non poteva, no? Il bimbo l'ha visto, ha fatto così col ditino, come quando portate il vostro figlio o figlia a fare la spesa. Non ce la fa, Fede, sì. non ce la fa. Altri 2 euro, siamo 5 euro totali. Vabbè, si è comprato già un sacco di cose. Sì. Qui c'è anche il macellaio che porta la carne. Andiamo a vedere anche i distributori quanto fanno il diesel per capire un po' i prezzi. Abbiamo comunque 1,54. abbiamo comunque le nostre app. Però il prezzo è 1,54? Sembra essere molto buono, si potrebbe quasi fare un pieno. Qui abbiamo anche una statua di Sir Benizlos. Non sappiamo chi sia. Ma molto Ma guarda com'è bronzato, com'è? di dubbio gusto, diciamo. Sì. Perché è un pochino troppo. Sembra fatta di caramello. Strano che Fede non gli sia venuta in mente. No, più che altro di cibo. più che altro è bella bronzata al sole. Capito il gioco di parole? Questa è la sigla della rubrica. Quanto costa una casa a Creta? È tanto che non facciamo che non curiamo questa rubrica. E quale modo migliore per non farlo davanti a questa vetrina? La rubrica, per chi non sapesse, di real estate, cioè di quanto costano le case quando troviamo un'agenzia immobiliare nel posto in cui ci troviamo. Prendiamo una a caso?
Questa? 198.000 euro. Vabbè, 103 metri quadri, 2 camere da letto, un piccolo giardino, vista mare e vista montagna. Vabbè, vorrei vedere, a Creta io voglio almeno la vista mare. Ah, attenzione, c'ha anche 45 metri di spiaggia, di proprietà. O è a 45 metri dalla spiaggia? Questo non si capisce. 45 metri beach, quindi non si capisce se è dalla spiaggia, è un po' così. Però buon accesso per la strada, tutti i servizi, comunque 198.000 euro. Qua sotto vediamo prezzi un pochino più elevati, 350.000 euro, 400.000 euro, questo sembra quasi senza muri, Sì. però è una villa deluxe. Tutte sui 300-350.000 euro, qualcosa sui 590.000 e se volete la piscina 895.000 euro. Invece se vi accontentate di un terreno magari edificabile, quello non l'abbiamo capito, no, forse è solo oliveti. Gli oliveti vanno da un minimo di 39.500 euro ad un massimo di 80.000 euro, sono messe in ordine crescente. E ad esempio questo sono 1000 metri quadri, 48.000 euro. Ora ci infiliamo nei vicoletti, quelli più vecchi, con tutta questa bella pavimentazione. Qui le macchine non dovrebbero passare. Troviamo questa bella chiesetta, andiamo a vedere se è aperta. Abbiamo guardato su Google, questa dicono essere una delle chiese più belle di Creta, la chiesa di Santo Spiridon, non so se vuol dire Santo Spirito, è una chiesa greco-ortodossa. Andiamo dentro a vedere com'è. Primera. We don't know. No Santo Spirito. No, Not no, the no, same no, no. thing. No, the Holy Spirit, no. Father, Son, and Holy Spirit, no. No, No, okay. He was a man. Ah, Saint. okay, Saint. okay. Okay, a saint. So this is the Church of Jesus Christ. It's also a church of Saint Spiridon. Okay. And because Saint Spiridon is the patron saint for us here, for Castelli Kisamos, that's why this church is open for the people. The patron What's the- saint of what- Castelli Kisamos. What's the date of the saint? 12th of December. December okay. 12. Ah, It's a great celebration. Wow. Everything is closed, shops, Very good. many services, and bishops from the island of Crete. Chiesa molto bella e all'interno abbiamo trovato una signora che ci ha fatto Una disquisizione. ci ha veramente, raccontato di tutto e tantissimo. di più. Siamo stati mezz'ora a chiacchiera, Signora simpaticissima. simpaticissima, carinissima, non gli abbiamo chiesto il nome, peccato. No, peccato. E ha visto che eravamo interessati, che stavamo filmando, quindi ha chiesto: parlate inglese? Sì, la signora mi sa che parla più di una lingua. E quindi carina, insomma, si è offerta di darci qualche info. Errata corrige rispetto a prima, perché noi siamo andati in scioltezza. Pensavamo che Santo Spiridon fosse riferito alla Trinità, no? Santo Spirito, alla- e invece no. Esatto, invece è un santo che si chiama proprio Santo Spiridon, proprio così è il nome del santo, ci ha Sì, detto. una persona che poi sta Si festeggia i primi di dicembre, mi sembra il 12, ha detto la signora, e c'è una parata religiosa, insomma una bella festa qui a Kissamos, e la signora ci ha dato anche altre informazioni utili, pratiche, dove fare la spesa, sul meteo. Ha detto, ci ha spiegato un po' i venti, ci ha detto che insomma Creta è un'isola un po' umida e quando ci sono queste giornate umide i cretesi le sentono tutte nelle ossa, ci diceva. Insomma, ha detto che danno a volte mal di testa, invece loro preferiscono quando sono le giornate un pelino più fredde, che poi insomma il loro freddo non sono i freddi nostri che arriva a 0, ma si coprono un po' di più, però si sentono più tonici, più attivi,
estivi più pimpanti, diciamo così. E poi preferiscono avere la pioggia per le coltivazioni, mentre per i turisti, i viaggiatori, ovviamente è preferibile non avere la pioggia. Ci ha detto questa cosa. Esatto, sì, per le coltivazioni, per gli ulivi, perché non sembrano, ma anche gli ulivi bevono acqua, diciamo Sì. così, e quindi insomma ci ha spiegato anche un po' dell'agricoltura cretese. Ci ha dato anche qualche dritta su qualche cosa da vedere e quindi ne vedremo delle belle. E qualche supermercato locale, e comunque ha detto che lo Sclavenidis, che è il marchio che abbiamo trovato anche nella Grecia continentale, è molto grande qui, è molto fornito, ha detto hanno prodotti freschi, andate tranquilli, avete scelta, ha detto, anzi era contenta, ha detto assaggiate i prodotti cretesi, mangiate, e abbiamo detto non si preoccupi signora, sul Guarda, cibo, siamo entrati con i sacchetti da spesa, quindi sul cibo tranquilla, perché noi insomma non abbiamo problemi, mangiamo di tutto di più, e quindi no, l'abbiamo ringraziata. Sono al momento insomma l'impatto come per la Grecia, sono persone molto accoglienti, molto ospitali, sempre col sorriso. ce l'avevano accennata questa cosa, ce l'avevano accennata e per ora si sta mantenendo, si sta confermando. Ecco una super mappa di Creta, come vedete noi siamo qui, guardate l'immensità di quest'isola. Bella lunga. Il punto più stretto dovrebbe essere questo, e è 15 km la parte più stretta, mentre la parte più larga, che presumo sia questa, sono una sessantina di chilometri. La lunghezza dovrebbe essere intorno, se non erro, ora vado a memoria, tra i 260 e i 300 km. Ci sono 3 catene montuose all'interno, molto alte peraltro. La prima è questa qui dietro, diciamo, a Chania, sono i monti dell'Efka Hori e arrivano a 2300 metri circa. Poi ci sono i monti Idi, anche questi circa 2000 metri, e i monti Dicti, qui dice 2148 la vetta. Tornati su Charlie diamo un bel morsino a questo, come si chiama? Questo panzerotto con il formaggio. Non è un panzerotto. Te lo potevi scaldare, no? No, buono, buono. Fatta la passeggiata per Kissamos e tutti i servizi che dovevamo fare, ora andiamo ad esplorare quest'isola. Inizia ufficialmente il tour. Abbiamo deciso di raggiungere una zona che si trova, diciamo, dall'altro lato di questo promontorio. Diciamo di quella penisola che vi abbiamo fatto vedere prima sulla mappa, che è la penisola di Granvuosa. Già difficile dirlo, Granvuosa. Vediamo, perché qui ogni volta è un po' un punto interrogativo, perché dalla mappa le vediamo le strade, ma poi non sappiamo fino all'ultimo se sono percorribili, se sono strette, se Charlie ci passa, quindi noi tentiamo di raggiungerla. Questo dovrebbe essere un luogo facilmente accessibile. Siamo fermati in questa terrazza panoramica, quella è la spiaggia che vogliamo raggiungere. Ora dobbiamo fare un paio di tornanti, vediamo che sembra essere ben accessibile, vediamo solo nel tempo perché si sta alzando un po' di vento e ci sono un po' di nuvole. C'è una piana qui sotto, purtroppo non è solo alberi da frutto e oliveti, ma è invasa, così a prima vista è invasa anche dalla plastica delle serre. Il colpo d'occhio non è sempre piacevole, ecco. Beach, dice a dritto o a sinistra.
Andiamo al dritto. Vogliamo arrivare a quella che chiamano Falasarna Beach, ovvero la super spiaggia di Falasarna. E è una spiaggia consigliata, abbiamo letto qualcosa, ovviamente qualche notizia nel web, e consigliano di visitarla. Anche se avete un camper, un mezzo grosso, si fa bene tranquillamente, le strade sono larghe, ci passate, quindi potete arrivare al parcheggio della spiaggia tranquillamente con il vostro mezzo. Questo è il piccolo porticciolo di Falasarna. Praticamente siamo venuti un pochino più a sud della spiaggia, però c'è vento e quindi non è piacevole in questo momento fare una passeggiata. C'è un piccolo appunto porto, sembrano tutti pescherecci. Don't know how much you mean to me, baby. Can't put it in words. Don't know how much you give to me, baby. You keep making me learn, yeah. You're like a painting hanging on my every wall. Baby, you save me, you give me all and a little more. I can't live without you, yeah. I can't, no I can't live without you. I was roaming through the dark, baby. Ooh, you keep making it shine. I'm in love with how you talk, baby. My ears craving the sound, yeah. You're like a painting hanging on my every moon. Baby, you save me, you give me all. Allora, ci siamo spostati rispetto al parcheggio dove eravamo poco fa. Abbiamo trovato un punto un pochino più riparato perché oggi purtroppo c'è un po' di vento. Ci fermiamo qua, mangiamo qua, c'è un mare abbastanza mosso e poi però ci sposteremo. Cercheremo un posto più tranquillo per passare la notte perché stasera ha messo molto vento. Vi faccio vedere un po' la spiaggia con questa scogliera molto bella. Qui c'è anche una specie di grotta, passa l'acqua del mare sotto.